Perché non è più grande per lavare la Tenerona? Comunque ho tralasciato un dettaglio: la strada di oggi dovrebbe essere todo asfalto. Appena intrapresa la Ruta 33 che collega alle nostre spalle la Ruta 40 alla Ruta 68 che raggiunge Salta, iniziano ad ergersi verso l'alto i cactus a candelabro o cardones nella lingua spagnola. E questo ancora è niente, perché saremo circondati. Vette innevate in fondo, iniziamo ad essere ad altitudini importanti, o meglio, oggi finiremo ad altitudini importanti. Ora siamo a 2500 metri sul livello del mare, ma dovremmo superare abbondantemente i 3000. Sembrano persone sparse, però nel periodo del Covid, perché sono distanti. Sembrano persone ad un concerto, però quello che vi porteremo a vedere è uno, per così dire, dei boschi di cactus più grandi al mondo. Nel frattempo si sale inesorabilmente 2755, però la Tenerona in sesta marcia con un filino di gas, anche se carica, sale tranquillamente. Dopo tanto rettilineo iniziano las curvas. Che fai, non te li fai 2 tornantine 2008 in salita? Che poi non sono tornantine, sono delle curve piacevolissime. I colori della natura, meraviglia. Vai Tenerona. Del serpeggiare della strada. La natura è talmente bella, talmente maestosa in queste zone che ti lascia senza parole. Nel vero senso della parola ti lascia senza parole. A me sembrano tutte strutture falliche. No, non dire baggianate, sono dei candelabri, mettiamola così, dei cactus che possono arrivare a un'altezza di 2,5 o 3 metri. Siamo all'entrata del Parque Nacional Los Cardones. Le nuvole che coprono la montagna. Eccola qua, Recta del Tintin. Un percorso rettilineo perfetto di 19 km che riprende il percorso del Camino dell'Inca, e cioè una rete di strada creata proprio dall'impero Inca che, attraversando i paesi della Colombia, Ecuador, Bolivia, Perù, Cile e Argentina, comprendeva 30.000 km di strada, che è stata compiuta in 50 anni. Ma la cosa più speciale è che questa strada ha 500 anni, costruita tra il 1480 e il 1535. C'è ancora mistero sul come abbiano costruito la strada, e l'ipotesi più accreditata è che accendevano falò in maniera perfettamente retta per seguire quello che sarebbe stato il cammino della strada. Guanaco solo in mezzo a questo bosco di cardones. È il primo che vediamo dopo centinaia e migliaia di chilometri. Guardate in lontananza con addirittura alcune zone in ombra. Bellissimo questo panorama, sia a sinistra che a destra. Siamo quasi alla fine di questo lungo percorso di 19 km, quasi alla prima curva. Ecco la Ruta del Tintin da lontano. 3120. Quello che fa strano a noi europei è che siamo a 3100 metri e la strada sale come se nulla fosse, e infatti arrivano loro a 3200. Guardate che bella strada. Ora però dovremmo esserci, perché guardate sul navigatore, da questo versante, ovvero quello appena fatto, le curve ne erano poche, mentre dall'altro inizierà la Cuesta dell'Obispo, un mirador Piedra de Molino. Sì, che è il punto più alto che raggiungeremo oggi. Dovremmo sfiorare i 3350 metri. Altura 3457. Mamma mia!
Siamo sulla Cuesta dell'Obispo, e cioè la catena del vescovo. Non so se dalla camera si riesca a percepire la maestosità. Siamo nel Valle Encantado. Sei a 3400 metri di altezza, dietro di noi cosa ci deve essere? Una strada talmente tortuosa che neanche sulle peggiori piste della PlayStation possiamo trovare. Ma quello che vogliamo condividere con tutti voi è l'inquinamento acustico che da queste parti, come potete sentire, è a livelli pazzeschi. Guardate le nuvole. E comunque Sara Tappi, nonostante i 3400 metri, respira come? Benissimo, questa volta bene, ci siamo ben acclimatati. Tu Tenerona come respiri? Quest'anno la Tenerona ne ha superate veramente tantissime e nonostante si sta invecchiando sempre di più, che cosa gli vogliamo dire? Se non che merita assolutamente un lavaggio. Ma oggi arriveremo a Salta, si dovrebbe trovare il classico lavaggio a gettoni dove io in prima persona mi prenderò tantissima cura di lei. Ripartiamo ed andiamo a farci questa scorpacciata di tornanti e devo dire che senza protezioni, se guardi sulla destra e soffri un po' di vertigini, non è che sia proprio una bellissima sensazione. Oddio, diciamo che questa è una sensazione molto personale, per qualcuno può essere adrenalina, per te che soffri di vertigini può essere terrore. Ecco, ora che ci troviamo invece nella parte interna è un po' meglio, e che dal video magari non ci si pensa, ma guidare una moto così carica sicuramente non aiuta. Qua la ruta è un po' messa male, è un mix tra asfalto e ripio, ora proprio ripio ma battuto e con pochissimo brecciolino. Mamma mia! In effetti, sporgendosi un po', qualche paura viene fuori, non è solo un discorso di soffrire di vertigini. Ma allora anche tu da dietro. Quindi dall'alto vedevamo la strada bianca, ci chiedevamo se erano due le strade per scendere a valle, una a ripio, un asfalto, ma ora abbiamo capito che la strada è unica. Il corso del fiume che scende dalla montagna e che, prova ad indovinare, noi attraverseremo. Infatti non mi sbagliavo, ma oramai ci conoscete, lo sapete benissimo che ci piace attraversare questi rio quando effettivamente sono super semplici. Questo, ragazzi, chiamarlo rio, anche se con i sassi si affonda. Nulla di complicato. Siamo nella Valle dell'Erma, i canyon scavati dal fiume. Qua ci sono lavori in corso per sistemare un po' la ruta. Madonna amore, guardate la pioggia cosa ha fatto. Cioè qui finiamo di sotto però. Non scherziamo, dai. Oh mio Dio. È l'acqua che è inquietante per il colore che prende in quanto porta giù molta terra. Guardate la potenza, mamma mia. Questi ruscelli sembrano banali, però per il fatto che c'è quel brecciolino appunto che scende dalla montagna, se non hai il tassello davanti ignorante, ti si può chiudere un po' lo sterzo, e con la moto pesante e Sara dietro, ragazzi, sono cazzi. Nel frattempo guardate dove sono finiti quegli animali in alto, pazzi. Siete dei pazzi, come faranno a scendere? Sara che si preoccupa di come faranno a scendere gli animali, mentre io che guido su questi tornanti con una situazione, come potete vedere, del fondo stradale non proprio ottimale. Sì, posso aver dato l'impressione di aver più a cuore la vita degli animali che la nostra. Per carità, c'è molto peggio, però perché dalla camera, per voi seduti sul divano, sembra, secondo me, tutto molto facile.
Anche qua la pendenza è importante, infatti siamo scesi da 3400 metri a 2007 in pochissimo tempo. Guardate, vado di freno motore ma la moto scorre. Aspettate, qua l'acqua è più pulita, ne approfitto per lavare gli stivali. Dai, via la terra, perfetti come nuovi. Anche di qua, ok, vamos. Almeno questa sera quando arriviamo nel nostro appartamento facciamo una figura più decente. Se dovessero mai piacervi i nostri contenuti, l'invito è sempre quello di lasciare un mi piace, di lasciare un commento, di controllare se siete iscritti al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri contenuti. Di nuovo il brecciolone portato a valle. Qua è un po' più marrone, però ce n'è di più, quindi ancora meglio per lavare. Dai, tagliamo anche i cerchi della tenerona, andiamo controcorrente. Lo so, posso risultare un bimbo, ma ragazzi, ho 47 anni, ne dimostro 57 mentalmente, però scendo a 17, quindi è un'ottima media, dai. Sì, vamos niño. Un Antone in pendenza sul ripio, poi vedo consigli su come fare i tornanti dello Stelvio. Io meglio che no comment. Eccone un altro. E se non credete alle mie parole sulla pendenza, guardate i cartelli. Qui addirittura un trattore lasciato fermo. Brecciolino, attenzione. Sì, quel trattore sembra aver fatto la fine delle Piedra de Molino, che abbiamo superato il punto più alto. Buen dia, anzi buenas tardes, che sembra siano state pietre appartenute ad un signore che le stava trasportando verso Salta, il luogotenente di Salta, ma poi per qualche motivo il suo carro si ruppe e lui le lasciò in quel luogo senza mai venirle a riprendere. Erano delle pietre destinate all'unico molino che nel 1671 era presente nella zona, quello di Salta, e ci hanno costruito una piccola cappella, dato che sarebbero rimaste lì per l'eternità. Rocce lucide che sembrano specchi e testimoniano la caduta dell'acqua. Se possiamo urlarlo a gran voce, il ripio è terminato. Ora 82 km per arrivare a Salta, quindi passeremo dai 3004 ai 1200 di Salta. E dopo le buche, i guai di questi giorni, controlliamo la tenerona. Che gli vuoi dire? Perfetta ragazzi. A valle troviamo gli amici, ci fissano. Da qua potete capire il traffico. Salve. Ha bisogno di uno shampoo e di una strecciata, secondo me. Come me del resto. Che spettacolo sulle pendici di questa montagna. Deve essere nascosto da qualche parte Will il coyote. E ora che stiamo scendendo, come è cambiato il panorama. Questa è la vera bellezza di un viaggio on the road. Sì, le rocce da ammantate di verde sono diventate rosse, piene di vegetazione sì, ma con lo scardones sulle pendici delle montagne. Qui quasi Stati Uniti, vicino alla Monument Valley, quindi non abbiamo potuto fare la Bradacai, ma abbiamo visto questo pezzettino di strada che sicuramente stramerita. Abbiamo visto una creatura un po' spaventosa. Ragazzi, è enorme. Madonna mia, ma che è? Lungo 4 cm, 5. Mamma mia. Via. Buenas tardes. Mai vista una cosa del genere. Così era. Poi peloso. Qua hanno ripulito bene. Ok. Anche qua è venuta giù un po' di montagna. Mamma mia ragazzi, grazie. Io dico di mettersi un po' più lontani rispetto alla parte. Mamma mia. Alla fine ce n'era parecchia d'acqua, Ho sentito sugli stivali che schizzava. Però loro andate tranquilli, vamos. Hanno ragione, non possono far diversamente.
Chicoana nello specifico, a quasi 50 km da Salta. E dopo un'ora e 2000 metri di dislivello, un leggero mal di testa, siamo tornati alla civiltà. Mano a mano che si sale, il traffico, il genere umano aumentano sempre di più. I perri più o meno stazionario. Siamo a 19 km da Salta. Ora livello numero 2 per quanto riguarda il traffico. Anche qua le fasce del motore sono andate. Il motore da rifare, ma a lui non gliene frega nulla perché ha la Fiat Uno, auto assolutamente top. Dai parchi, come potete vedere, ci stiamo avvicinando al centro, infatti 1 chilometro all'arrivo. Lascio aperta la visiera del casco così sentite i rumori insieme a noi. Loro vanno in 3, mi sembra giusto. Sono anche le 5 di pomeriggio, quindi momento della giornata peggiore. Comunque questa è la via di casa nostra. Qua a sinistra andiamo in centro, transito serrato, andiamo a destra perché lassù stanno facendo i lavori. Sempre fortunati noi, tanto qui parliamo di tutte quadra. Ora bisognerebbe andare a destra ma non possiamo andare, andiamo ancora più in fondo. Infatti anche il navigatore ha ricalcolato, ma vi assicuro che con questa planimetria della città non serve. Qua ci dovrebbe essere il ristorante che ci ha consigliato Beppe. Ormai sia noi che Beppe e Vania siamo di casa qua a Salta. Questa zona però me la ricordo dall'ultima volta, la zona dei localini. E noi dovremmo essere lungo questa strada. La casa dovrebbe essere questa. E quando uno tratta bene, capaz che vuole dire. Ora abbiamo scritto al titolare dell'appartamento, dovrebbe arrivare un co-host, siamo fermi qui lungo la strada. Ero ad un signore che in teoria ci ha detto che non possiamo stare qua, però è un piacere. No, saca foto. Con YouTube. YouTube Italia. Sì, vabbè, sácale la foto esa. Ah, River Plate. River Plate, è la migliore. Es la mejor del mundo. Dimmi che sei in Argentina senza dirmi che sei in Argentina. Se habla sempre de football. Comunque ci ha detto, state tranquilli, voi siete venuti con una buona onda, quindi potete stare tranquillamente, anche di 5, 10, 20 minuti. Salta vista dall'alto in una giornata nuvolosa. Oh my god! Moto parcheggiata sotto la pioggia perché anche la tettoia è piccola Ci si veste ragazzi, perché la temperatura è scesa di molto. e sarà la tappa inizia a avere una certa età, quindi onde evitare di farla ammalare. Oggi si prevede una giornata abbastanza impegnativa sotto il punto di vista meteorologico. E visto il meteo un po' ostile, testiamo anche i capi per capire con un intimo tecnico, guardando la temperatura, ora siamo a 22 gradi, per capire quando dobbiamo fermarci per raggiungere strati, in quanto sicuramente scenderemo a 12-13 gradi. Però come dico sempre, quando piove la percezione è diversa, quindi testiamo con la pioggia. Tanto laviamo. Ok. Siamo nella provincia di San Salvador de Jujuy, la più estrema dell'Argentina, verso nord-ovest. Il fiume ha un aspetto veramente minaccioso. Inizia a profilarsi davanti a noi lo spettacolo. Questa è la zona delle montagne colorate. Che spettacolo! Dai, fate i bravi, ditevelo da soli, che gli ultimi arrivati vi do una mano. Ma dove vi portiamo? Guardate qua le piogge, quelle ignoranti, cosa fanno? È una stagione molto umida quella di quest'anno, ce lo stanno un po' dicendo tutti, quindi bisogna prestare ancora più attenzione che al solito. Noi siamo arrivati da queste parti solo ed esclusivamente per fare il pieno alla Tenerona, sperando ardentemente che le cisterne siano pulite.
è fatta benzina, come 2 scappati di casa, ecco il malloppo. E questa è la situazione. E comunque abbiamo chiesto al tipo del distributore se i giorni scorsi ha piovuto effettivamente tantissimo. E lui per tutta risposta, come spesso avviene quando ci rispondono gli argentini, no, non ha piovuto tanto, li ha inondati, però secondo lui la pioggia non era tantissima. Hanno questo approccio che a noi manca completamente. Attenzione qua, porca miseriaccia. Il percorso tra le città di Tilcara e Purmamarca è maestoso. È sempre di forte impatto l'arrivo a Purmamarca, proprio per questo motivo. La montagna de los Siete Colores. Questo è l'ingresso. Noi in teoria dobbiamo andare di qua. Qui zona pedonale. La nostra struttura dovrebbe essere questa. Voilà. Sì, siamo arrivati. Un angoletto per la notte per la Tenerona l'abbiamo trovato, solo che ho dovuto mettere una sorta di sostegno perché la porta, non so da quanti anni, non si apriva più. Adesso chiamerà il Cico per sistemarla. Comunque Tenerona sicuro. E come potete vedere, bella lurida, come i miei stivali d'altronde, mentre Sara è come nuova. Sì, sì. Tenerona parcheggiata e coperta, noi cambiate il volo e adesso che è uscito un po' di sole vi portiamo in un posto pazzesco. Andiamo con calma perché siamo a 2500 metri e si sentono tutti. Anche Sara è un borghese ma con il più o meno. Un attimo, appena usciti dalla struttura, un placer, un signore brasiliano che guarda i nostri video direttamente appunto dal Brasile. E esperando que vocês voltem a conhecer mais do Brasil. Recomendo. Estado do Paraná. Bonito no Mato Grosso. Rio no Pantanal. Você nada junto com peixes. Mas peixes. Às vezes até cobra... Jiboia. Jiboia. Você está mergulhando e de repente... Usted conosce todo il Brasile? Não. Só o sul. Solo il sud. Não tenho tempo. Somos de Pato Branco. Pato Branco. Da terra do Alexandre Pato. Sì, Pato è il jugador. Jugó en Italia. Sì, en jogou Milán. na Itália, sì. Jogou muito pouco, mas... Pero fue muy conocido. Sí. Enamorado da Bárbara. De Bárbara Berlusconi Sì, también. muito buena companhia. Che È seria? una bella cidade. Sì? Sì, uma limpia, giardinata, Tranquilla. tranquilla, una matriz católica, quase que Vaticano. Vitrais lindos, órgão. Vocês passaram direto por Balneário Camboriú. Sì, Balneário Camboriú. Deveriam ter entrado para conhecer só numa passagem. Passiamo Por fora. Eu acompanhei todo o vídeo. Eu disse, mas não vão entrar em Balneário, só dar uma volta na Avenida Atlântica. Deveriam. E Santa Catarina, o litoral é maravilhoso. Maravilhoso. Às vezes até mais bonito do que o Nordeste. Não falando mal do Nordeste, o Nordeste é muito bonito, mas ali mais sossegado, mais tranquilo. La mejor temporada? Dezembro, metade de janeiro. Usted conosce Pantanal? Não, só fui até uma cidade a 50 quilômetros perto de Pantanal, mas não pude ir ao Pantanal. Ok. A Pantanal é bom vocês fazerem a travessia, só Ok. tem que ver o tempo, que às vezes alaga, você não passa. La mejor temporada è l'inverno, quando non giuvia. É complicado, É né? complicado. Essa Transamazônia. É. Muito brasileiro está fazendo a Transamazônia. Ora è impossibile. A qualquer momento é difícil, não há gasolina, se chove a qualquer momento fica um sabão, o chão fica um sabão, você não anda. Vale a pena, mas tem que programar certinho para não se arrepender. Nosotros tenemos que volver el próximo año en invierno, quando non giuvia. Tomar esse cuidado, tem que ver quando não chove para vocês não fazer uma viagem ruim. Prazer mio, Adesso possiamo dire tutti insieme cose pazzesche. La cosa bellissima è stata che appena siamo usciti lui da lontano ci ha urlato scendendo dalla macchina: ma già siete usciti dal Brasile, non è possibile, e non poteva saperlo a meno che non avesse guardato i nostri video, quindi è stato sintonia subito, ma con i brasiliani è impossibile non avere una sintonia immediata, è impossibile. Questa comunque è la piazza di Purmamarca, dove se venite potete tranquillamente acquistare maglie a bassissimo prezzo ma di qualità. Guardate, infatti Sara la tappi, ma io ho appena detto che siamo in moto e abbiamo circa 1 centimetro cubo di spazio, e questo è un punto di forza assolutamente del viaggio in moto. Diciamo che più che un punto di forza è una bella scusa che tiene, purtroppo, perché poi le valigie le faccio anch'io e un po' ha ragione, però è una scusa comunque.
Adesso però saliamo là in cima. Purtroppo il sole si è coperto nuovamente. Però come al solito diamo priorità a queste cose particolari che ci accadono quando qualcuno ci ferma, e soprattutto se è brasiliano e siamo in un terzo paese che è l'Argentina, quindi perdonateci se vi mostreremo il panorama senza sole, però abbiamo dato priorità a quest'altra cosa, al rapporto umano. Come facciamo con voi? Tutte le strade interne, come potete vedere, sono sterrate, ma adesso con calma andiamo nel punto panoramico più alto. Ho detto con calma perché ricordiamo che siamo a 2400 metri. Non sono tanti, ma in questo punto dell'Argentina si fanno sentire parecchio. Qualcosa di unico anche senza sole. La particolarità di Purmamarca è proprio la sua montagna colorata, è circondata in realtà da montagne colorate e questa è probabilmente la cartolina più fotografata di tutta l'Argentina. Questi colori si devono proprio ai sedimenti che per 600 milioni di anni si sono depositati, da quelli marini a quelli lacustri a quelli fluviali, che ogni volta hanno dato un colore diverso alla montagna. E niente, stavamo aspettando perché il sole sembrava uscire, ma stanno chiudendo, quindi praticamente ci stanno cacciando. Però vi abbiamo anche proposto una vista dall'alto di Purmamarca, il cui nome in Aymara significa deserto, Purma, e Marca villaggio, quindi villaggio nel deserto, laddove non è stato buttato seme e dove non è cresciuto niente. Siamo in una zona abbastanza desertica, tra le più belle tra Purmamarca e Tilcara. Vamos, altrimenti passiamo la notte sul Mirador. E se ormai conoscete Sara, rischio di fare la fine dei sopravvissuti. Sapete quel film dell'aereo che è caduto? Vabbè, immagine bruttissima, però mi avete capito. Hasta luego. Ahora está cerrado. Sì, ma non è un discorso solo perché siamo due cerdos e quindi dobbiamo mangiare, è perché la temperatura è scesa tantissimo. Siamo partiti un giorno fa da Salta ed erano 35 gradi, qua sono 15-16 gradi e andiamo col piumino, quindi passare la notte sopra non è consigliabile. Però anche qua oramai mi conoscete, io lo faccio per Sara perché devo tenerla in forma, bella soda. Se no poi le brasiliane, il lato B, qua la concorrenza è spietata, bisogna tenersi in forma assolutamente. E comunque quando la domenica non sapete che fare, guardate in un paesino come questo come si svolge la vita. Oggi appunto siamo di domenica, sono le 18:30 di pomeriggio e questi sono i giardini comunali. Tranquillità disarmante. All again.